Dunque, l'11 settembre 2001, io avevo 10 anni, ero uno studente di quarta elementare ed ero a casa del mio amico Lorenzo Fresta. Mangiato, fatto i compiti, stavamo guardando i cartoni animati, stavamo guardando Dragon Ball, un must per i ragazzini italiani, e ricordo che improvvisamente si interruppe la puntata e comparì la giornalista che parlò del primo schianto, c'era la prima delle due torri gemelle ancora in fumo. Fu abbastanza forte per noi perché innanzitutto ricordo la mamma del mio amico che si accorse, capì subito cosa stava succedendo e noi vedemmo in diretta live lo schianto del secondo aereo, ma per noi bambini le cose viste in televisione hanno un altro effetto, erano molto più finzione, no, in realtà. Il momento in cui, diciamo, realizzai di più la portata della cosa fu un mese dopo, quando il 7 ottobre cominciarono i bombardamenti su Kabul. Ricordo che per noi era un altro orario di cartoni animati, alle 4 e mezza, e stavo guardando la televisione, ricordo l'interruzione di trasmissioni, ricordo la giornalista, l'inviata di guerra di Italia 1, comparire in televisione, da noi era giorno, cielo nero sullo sfondo, le luci dei bombardamenti e degli aerei che passavano. E mi ricordo che lì, innanzitutto, ho cominciato a ricordare quando ero stato sulle Torri Gemelli con mio padre, quanta gente ci fosse, questi palazzoni altissimi con questi ascensori infiniti, perché l'America era la terra dei giganti per noi ragazzini da piccoli. E lì mi resi conto di cos'era successo. E quindi devo dire che per la maggior parte dei ragazzini italiani l'11 settembre, non solo come evento in sé, ma anche con i suoi post, e la guerra in Afghanistan in particolare, fu abbastanza molesto e invadente, perché entrambi gli avvenimenti, fortunatamente o sfortunatamente, accaddero in un orario in cui i bambini erano di norma di fronte alla televisione.